Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come è andata questa settimana? Grazie infinitamente, grazie per quello che mi state scrivendo, perché io quando vi leggo che mi scrivete è da un anno che seguo alla lettera le pratiche, le meditazioni, i consigli sull'inclusione delle emozioni e la vita mi è cambiata. Cioè, quando io leggo questo, io provo una gioia incommensurabile, significa che sto andando bene. Cioè, sto andando bene. Quando la vostra vita cambia in concomitanza della natura essenziale che incarnate, sto andando bene. Cioè, sto proseguendo, sto portando avanti la mia natura, la mia missione, perché, ma decine e decine durante la settimana di mail. È bellissimo, è bellissimo. Farei un canale solo per le testimonianze. Farei un canale dei trascendentalisti. E questo è il canale dei trascendentalisti, no? Farei un canale solo per le testimonianze. Ho fatto la playlist, ma non posso leggervi ogni giorno, c'è qualcosa di straordinario. Grazie, 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 grazie per tutto. Grazie per tutto l'amore che avete scelto di darvi. Avete scelto di lottare contro le vostre resistenze al darvi, alla libera scelta di darvi. E quindi questo è il senso. I risultati sono straordinari, straordinari. E grazie. Mannaggia, grazie. Grazie. Grazie per le infinite donazioni al canale, per il sostegno al mio lavoro. Grazie, 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 grazie ragazze mie, grazie, grazie, grazie. Volevo rispondere anche a qualcuna delle nostre sorelle che ha avuto degli effetti strani durante l'ipnosi. Abbiamo risposto la settimana scorsa a quello dell'addormentamento, alla sonnolenza. E rispetto alla nausea, una di voi o due di voi mi hanno scritto una nausea. Ok. Sono tutti effetti normali. Perché? Perché quando tu cambi lo stato di coscienza, cambi la realtà delle cose secondo una normalità che è stata indotta da certe credenze limitanti, possono avvenire dei cambiamenti corporei. Perché? Perché la memoria cellulare contenuta nelle cellule vuole rigettare alcune cose a cui non è abituata. E a cos'è che non è abituata? Alla verità, alla bellezza e alla prosperità. A questo non è abituata. Quindi come ci insegnano nello yoga sciamanico, ogni alterazione del corpo che avviene durante una meditazione o durante un'ipnosi o durante qualsiasi pratica, anche di yoga, mi successe anche durante delle pratiche di yoga, perché noi facciamo delle attività dove la respirazione è fondamentale, respirazioni potenti che alterano lo stato di coscienza per fare aumentare l'energia, no? Mi sono capitati giramenti di testa, nausea a un certo punto. Cosa ci insegnano nello yoga sciamanico? Tutto quello che il corpo emette non è né male né bene, è emao, meraviglia, accogli le sensazioni del corpo con né male né bene. Hai la nausea, non è né male né bene, è emao, meraviglia, accogli come il tuo corpo si sta trasformando, non aver paura, non aver paura. La paura è della mente, ti vuole trattenere con la nausea, con il giramento di testa, non aver paura, accogli, senti quell'energia che sta uscendo fuori da te, uscendo fuori da te. State cambiando stato di coscienza, nello stato della vostra anima, dell'adempimento della prosperità, va bene? Cambiamenti interni portano cambiamenti esterni, perché la realtà è uno specchio. Ok, quindi state andando benissimo. Emao meraviglia, Emao meraviglia. Cos'altro vi volevo dire? Cos'altro vi volevo dire? Non lo so, non mi ricordo. Allora, ci approcciamo a fare le previsioni energetiche che vanno dal 27 gennaio al 2 febbraio, ma come tantissime di voi fanno che si vedono previsioni settimanali di 2 3 anni fa,
Ogni volta c'è un messaggio per voi, in qualsiasi momento voi ascoltate il video se vi arrivano. Allora, ci approcciamo in questa settimana della Candelora. Io farei un applauso a questa Candelora. E nella tradizione cristiana è la presentazione di Gesù al Tempio dopo i 40 giorni della sua nascita. Allora, invece per tante tradizioni è Imbolc, la dea Brigid per le divinità celtiche e la luce sulle tenebre. La luce sulle tenebre è anche quell'inizio di primavera che sta sotto bosco e quindi la Candeloro è un momento molto importante, è la vittoria della luce sulle tenebre. Sulle tenebre inteso anche come inverno, come oscurità in tal senso. E quindi ci approcciamo in questa vittoria della luce sulle tenebre inconsce del subconscio, che poi quelle tenebre del subconscio, dell'inconscio, anche lì quali sono i postulati essenziali? L'oscurità non è assenza di luce. L'oscurità è il femminile, il femminile. L'oscurità è la luna, la notte, è laddove la vita si costruisce in segreto, è il mistero che risolve, è il regno octonio, sotterraneo, il femminile, l'eterno femmineo. Quindi questo inverno è l'eterno femmineo, ogni inverno è l'eterno femmineo che accoglie, custodisce, gestisce come nella pancia della mamma, no? La creazione che poi arriverà in primavera con i valori più solari, no? E quindi la vittoria della luce sulle tenebre ed intendersi, io illumino ciò che è nascosto, prendendo i tesori dal mio regno octonio, il regno di Perseo che scende negli inferi di Ade. Perché le più grandi doti e talenti dell'umanità sono nel regno octonio sotterraneo, ce lo insegna bene Perseo, il grande eroe del mito greco. Perché ciò che è relegato nell'ombra sono tutti quelle istanze, quelle forze che la società ha ripudiato, respinto. E vi ricordate nel video Magia Pratica 9, il Dio ignoto, che vi ho raccontato di quando alcuni monaci in alcune tribù no, in alcune comunità di monaci, non mi sto ricordando quali in particolare, il succo è questo, per diventare oracoli, per predire il futuro o comunque per agganciarsi a qualcosa che l'uomo comune non può vedere, fanno settimane e settimane intere di preparazione meditativa all'interno di piccole celle, stanze buie, con delle statue degli dei adirati, teste mozzate, sangue da tutte le parti, asce. Perché? Perché è nell'oscurità, nelle parti quelle che fanno paura, che sono nascosti i più grandi tesori. Sono tutti gli istinti repressi dell'uomo e per acquisire maggiore forza devi attingere da quelle forze. Per acquisire dei poteri che l'uomo comune non ha, devi attingere dalle forze che la società ha relegato nell'ombra. E noi qua, attraverso il lavoro con le emozioni, sulle emozioni, lavoriamo nell'ombra. Lavoriamo nell'eterno femmineo, laddove ci sono i poteri magici, accogliendo le emozioni senza discriminare l'emozione, giusta, sbagliata, bella, brutta, dovete sospendere il giudizio, perché il giudizio castra l'adempimento del talento, del potenziale quando arriva l'emozione. Ok? Ma tanto lo sapete, c'è parlato tutto nei podcast, come vedete i risultati sono straordinari. Pratica, la disciplina, vi ricordate 4 anni fa vi dicevo la disciplina, era una parola che io odiavo, disciplina, perché mia madre mi diceva, mia nonna, disciplina, devi studiare disciplina, e io non studiavo apposta. Mi chiamavano il bastian contrario da sempre. Per forza, se mi dice una cosa, io ovviamente faccio l'opposto, no? Cioè, per capire che devo fare, ti chiedo consiglio e faccio l'opposto. Cioè, nel senso, questo in linea generale, no? Vi ho raccontato tanto delle mie vicende.
tanto, ma non tanto tanto quanto vi racconterò un giorno. Ok. Ehm, quindi, che cosa vi stavo dicendo? Non mi sto ricordando. Il Dio adirato, non mi sto ricordando più. Va bene. Il senso è proprio questo. Lavoriamo sul regno octonio, sotterraneo, sul femminile, acquisendo grandi poteri. Ma vi stavo dicendo una cosa, non mi sto ricordando più. Che vi stavo dicendo, ragazzi? Vi stavo dicendo, il bastian contrario. Ah, la parola disciplina. La parola disciplina. Io l'ho sempre odiata, però la mia anima me la proiettava attraverso le figure principali di riferimento, che erano mia madre e mia nonna. E quindi, con questa proiezione nefasta, era quello che io dovevo imparare, la disciplina, che non ho mai usato a scuola. Anche se comunque andavo bene a scuola. Avendo la mamma di italiano e storia, figurati come potevo andare. Come mamma di italiano e storia alle superiori, come può essere una professoressa come madre di italiano e storia? Vecchio stampo, ecco, avete già capito il quadro. Nefasto. No, no, io a posteriori ti dico, guarda, io sono identica a mia madre e questo è il senso, perché i pugni che virtualmente tiravo contro questa figura era perché io sono uguale a lei. Chiaro. Risolto l'arcano, risolto il problema, siamo uguali, mamma, quindi quella disciplina è quello che io vi dico sempre, la disciplina nella pratica. Perché alcune mail spesso che mi arrivano sono: ma Francesca, ma cosa devo fare rispetto a questa circostanza? E là si capisce che i podcast non li ha sentiti quella persona. Non li ha sentiti i podcast. O comunque quando a volte mi riscrivete la stessa cosa e magari ho parlato di quella cosa precisamente in uno dei podcast di Magia Pratica o di uno dei podcast dell'arte del vivere. Quindi pratica e disciplina. Questa l'ho strutturata come una scuola iniziatica. E per avere il conto anche dei podcast, eccetera, o dei video che facciamo per il lavoro su di sé, mettetevi, che ne so, la campanella, non l'ho mai detta questa cosa, ma lo dico perché magari vi serve, magari perdete un podcast, no? Che magari abbiamo messo, o un video importante. Ecco, con la campanella, se l'attivate, non ve lo perdete. Lo dico proprio per queste mail che mi arrivano. Quindi la pratica e la disciplina. Pratica e disciplina, pratica e disciplina. E poi sai che vi dico, non ne potete più fare a meno. Non ne potete più fare a meno. È troppo bella la libertà. È troppo bella la libertà. Libertà da cosa? Da te stessa o da te stesso. C'è un solo nemico. Uno. C'è un solo nemico. La mente. Non esistono altri nemici. La mente. Allora io qua vi insegno come liberarvi. Come mi sono liberata io. Cioè non dico niente di quello che non faccio praticamente, che non imparo quotidianamente e applico. Se non l'ho applicato non ve lo dirò mai, finché non l'ho applicato abbastanza tempo da avere il mio riscontro personale. E la conoscenza è qualcosa che si espande continuamente, io imparo continuamente, lo yoga sciamanico mi sta dando tantissimo, e quindi la ciliegina sulla torta è stato proprio. Poi siccome mi avete mandato anche diverse mail, ma vi ho risposto a queste mail, lo dico anche per le ragazze e i ragazzi che vorranno mandarmi mail simili, rispetto alla mia formazione, no? Io sul canale vi dico tutto il resoconto della mia formazione. Podcast e soprattutto io vi spingo sulla playlist L'arte sciamanica, tutti i video dell'arte sciamanica. Le letture di tarocchi che facciamo sono per vedere la realtà fenomenica, il potenziale qual è per farvi arrivare a un certo tipo di emozione affinché possiate viverle quel tipo di emozione, sciogliere paure, resistenze, attaccamenti in base a quello che può accadere durante la settimana o in base al vostro segno zodiacale e allearvi sempre di più al vostro amante mistico che crea la vostra realtà di successo. Bene, poi rispetto alla mia formazione professionale,
La mia formazione professionale è partita con la scuola italiana di scienze naturopatiche, di cui parlo nella mia tesi di laurea, il mio primo libro, Il risveglio della coscienza. Lo trovate sotto all'info box in descrizione, comprensivo del video di presentazione del libro, sia le scuole dell'Imaginal Academy di Selene Calloni Williams. Quindi queste sono le mie scuole di formazione. Queste sono le mie scuole di formazione professionali. Poi la mia formazione professionale, la mia formazione spirituale, empirica, la maggior parte dei libri, prima di iniziare naturopatia o contemporaneamente, o prima di iniziare la scuola di yoga sciamanico contemporaneamente, ve lo metto nella sezione community di questo canale, dove dice libri e film. Va bene? Libri e film. Siccome alcune mail mi sono arrivate, ma ripeto, vi ho già risposto, ma magari per chiunque volesse ancora avere, mi stava per mandare un'email simile, vi risponderò comunque. È la Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche, che vi dà anche il diploma professionale come il mio per esercitare la professione di medico naturopata a stampo olistico. Lì ci danno una formazione di medico di base, come fossi un medico di base, tutti gli esami di anatomia, fisiopatologia, biologia, chimica, proprio come il primo anno di medicina più o meno, endocrinologia, PNEI, psiconeuroendocrino, immunologia, più discipline olistiche. E lì la formazione professionale in tal senso. Per esercitare, ripeto, la professione di naturopata, counselor, life coach, anche la nutrizione, però non è il nutrizionista, è una cosa un po' più olistica, no? Più le scuole dell'Imaginal Academy di Selene Calloni Williams, che offrono anche lì l'iscrizione all'albo, se non sbaglio l'albo si chiama quel suono, come professionista nella professione di aiuto, nelle varie discipline che lei offre. Va bene? Psicogenealogia, life coaching, counselor, yoga sciamanico. Quindi questa è la mia formazione professionale, va bene? Quello invece, per chi non vuole fare la formazione professionale, sul mio canale c'è tutto, libri, podcast e pratiche. L'importante è praticare, disciplina nella pratica e fede in ciò che stai facendo. D'accordo? Ok. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, abbiamo 3 varianti, le potete sentire anche tutte e 3, ne potete scegliere 2, ne potete sentire una, fatevi ispirare dalla vostra maestria, dal 27 gennaio al 2 febbraio. Allora, prima variante, carte del Reiki Cards, mi sa che si chiama così, sì. Gli oracoli, le carte del domani e gli oracoli delle fate. Poi ovviamente mettiamo tutti gli altri tarocchi, oracoli, no? Però come partenza usiamo queste. Lasciatevi ispirare e scegliete. E partiamo dal primo. Allora, partiamo dal primo. Allora, sì. Ah, mi devo andare a bere un bicchiere d'acqua, aspettate un attimo. Allora, vediamo un po' con le Reiki Cards. Vediamo. Quali sono i messaggi principali di questa settimana? I messaggi principali per te. È uscita da sola. Ok, una. Coraggio, coraggio. Cor cordis, coraggio, avere cuore. Poi ascolta, se vuoi essere ascoltato. Cos'altro? Eccola. Ok, allora, messaggio principale di questa settimana. Coraggio. Ci sei quasi riuscito, questo è il tempo di tenere duro e insistere fino al traguardo. Perseveranza, ragazze, perseveranza. Ascolta se vuoi essere ascoltato, quindi è necessario, ascolta se vuoi essere ascoltato.
Cioè, in questa settimana devi ascoltare con il cuore, con coraggio, eh? Coraggio viene dal latino cor cordis corabeo, avere cuore. Quindi ascolta con le orecchie del cuore. Ascolta l'anima dell'altra persona. Sì, le sue parole, ma ascolta l'anima. E quando hai il cuore aperto, riesci a sentire l'anima dell'altro, che spesso è tutt'altro di quello che dice. Spesso, non sempre. Dipende con chi ha a che fare. Ascolta l'altro se vuoi essere ascoltato. Qua molti di voi vogliono essere ascoltate da qualcuno in questa settimana, da qualcosa, da qualcuno, no? Anche quando noi chiediamo all'universo qualcosa, l'universo che è il nostro amante mistico, quando noi chiediamo qualcosa dobbiamo ascoltare la sua risposta. La risposta non ci arriva sotto forma di parole come facciamo noi quando parliamo con l'invisibile, ci arriva sotto forma di immagini. Cosa sono le immagini dell'anima? Sono gli eventi che ti accadono, gli eventi e anche le emozioni che ti arrivano. Quindi ascolta le emozioni, gli eventi con le orecchie del cuore. E di conseguenza, se tu ascolti, anche l'altro ti ascolta. Ok, cos'altro? Se vuoi raccogliere fragole, ricorda che devi essere tu a seminarle. Certo, se vuoi raccogliere fragole, ricorda che devi essere tu a seminarle. Quello che semini raccogli. Mia nonna, una grande maestra, con i suoi detti. Quello che semini raccogli. Quindi dobbiamo pensare bene a cosa seminiamo, a cosa diciamo. Le parole, i pensieri, i fatti sono semi. Quindi tutto quello che... Se vuoi raccogliere amore e benevolenza, sii gentile col prossimo. Se vuoi raccogliere tempesta, semini rabbia, ok? Le emozioni non vanno agite all'esterno, mai, altrimenti si perde il potere, la potenza di quell'emozione. Le emozioni vanno accolte all'interno, fatte agire, come vi ho spiegato nel video La cerimonia sacra del Magia Pratica 2, vanno fatte teatralizzate dentro casa, nella tua stanzetta. Teatralizzate, metti in scena il mito, l'emozione, va bene? Ok, messaggi principali questi. Andiamo a vedere i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Ok. Mettiamoci questi. Ok. Cosa ci raccontano i tarocchi? Maestri, mostratemi per favore settimana che va dal 27 al 2 febbraio. 27 gennaio al 2 febbraio. Cosa accade nella realtà fenomenica? Qua c'è un po' di stanchezza, no? Abbiamo un 10 di bastoni. C'è un po' di stanchezza, coraggio, ci sei quasi riuscito, no? Tieni duro, è quasi finito, sei arrivato al traguardo di qualcosa, mi dicono. Porti addosso della stanchezza, sei stanca o stanco per qualcosa, però è un 10 di bastoni, è proprio come dice la prima carta delle Reiki Cards. È l'ultima fase questa, è finita questa stanchezza, ok. Cos'altro? 6 di denari, sono in arrivo delle entrate di denaro, ho un equilibrio raggiunto, mi dicono che
Il 6 denari mi parla del giusto dare e il giusto avere, mi parla di questioni che riguardano anche il tuo stato psicofisico, se non siete state bene o se avete avuto delle somatizzazioni anche sul corpo per una mole di lavoro o una mole anche di lavoro intellettuale. Il 6 denari mi parla di una ripresa anche psicofisica, va bene? E anche delle entrate di denaro o il giusto dare, il giusto avere nel punto, nella questione lavorativa. Delle entrate o qualcosa che si sistema sul piano lavorativo, anche delle entrate rispetto a un lavoro che hai fatto duro. Cos'altro in questa settimana? C'è una bella entrata di denaro qua, ho un'opportunità in concreto, ce l'ha so i denari, Guarda, questa è la settimana in cui ricevi una grande opportunità di denaro, o un'opportunità di lavoro, o qualcosa che è giusto che ti arrivi. Mi parlano sul piano lavorativo o sul piano materiale, va bene? Quello che è giusto per te, dopo tanta fatica o stanchezza, quello che è giusto per te, mi dicono. Cos'altro? E il Cavaliere di Denari, ottima settimana lavorativa. Non c'è altro da dire, ottima settimana lavorativa e vai a investire anche qualcosa di nuovo. C'è un'opportunità lavorativa che arriva, qualcosa di buono sul piano veramente buono, ottimo, sul profilo lavorativo. Se non c'è lavoro, qua mi dicono che c'è un'opportunità nuova che puoi fare anche tranquillamente potrebbe essere anche un lavoro in più, paggio di bastoni, nuove opportunità in ambito lavorativo, anche uno spostamento può essere di natura lavorativa, qualcosa che ti fa bene, dopo tanto dare, entra anche a livello economico qualcosa di importante in questa settimana, va bene? Qua sotto la carta, se vuoi raccogliere fragole, ricorda che devi essere tu a seminarle col cavaliere di denari, l'asso di denari a fianco. Mi dice che ci sarà anche un nuovo investimento di cui qualcosa di nuovo vai a seminare in questa settimana, che vedrai i frutti, di cui vedrai i frutti quando è il tempo che germoglieranno queste fragole. Dico le fragole perché qua mi mettono fragole. Assolutamente sì. Questo è quello che arriva in questa settimana. Mettiamone 3 altre. 10 di denari, assolutamente, qua mi dicono che può essere anche un lavoro da casa ben retribuito, o un secondo lavoro. Vedo armonia in famiglia, vedo 10 di denari che mi parla del tutto, no? Stabilità, economia, vedo un'armonia in famiglia, un'altra. 9 di denari, ragazzi, fate un boom economico in questa settimana. Una bomba economica, alcuni di voi lavorano con la propria famiglia e vedo che ricevete quello che vi spetta per diritto in modo cospicuo, E qua mi parla anche il 9 denari, è proprio colei che sta bene o colui che sta bene con quello che ha, una ripresa anche a livello psicofisico perché vi vedo stanche qua, o avete somatizzato per il troppo carico di responsabilità qualcosa, magari se lavorate con la famiglia avete somatizzato un po'. Vi vedo stare proprio bene a livello economico, Un'altra? 9 di coppe, ragazzi, questa è una settimanona e sarete molto felici soprattutto sul piano lavorativo. E il lavoro che vi spetta, entrate di denaro che vi permettono anche di fare degli acquisti in più, mi dice. Di togliervi anche degli sfizi, mi dicono. Anche degli sfizi per sistemare casa o magari degli abbellimenti dentro casa. È una settimana potentissima sul profilo del benessere e del lavoro, Potentissima veramente. Non ho proprio... Tu stai riprendendo? Sì. Non ho altro da aggiungere, non mi hanno parlato d'altro e adesso ci andiamo a vedere l'amore. Allora, tenendo fede a quello che è uscito come oracoli principali, andiamo a vedere sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, cosa accade nell'amore in questa settimana. Vediamo. Mettiamo una carta guida. Mettiamo una carta guida. Maestri, mostratemi carta guida in amore. Settimana della Candelora.
guida. 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino. Il 3 di bastoni mi parla di aprirsi alle nuove opportunità, a una nuova opportunità, mi parla di muovere dei piccoli passi verso queste nuove opportunità. È possibile alcuni di voi abbiano una persona a distanza e state aspettando, o qualcuno è a distanza, vi osserva e sta aspettando, ok? Vedete un po' dove vi risuona. Qua abbiamo la temperanza, molti di voi si sono messi un passato alle spalle, iniziano a muovere piccoli passi verso l'apertura di cammino alle nuove conoscenze, con una bellissima energia di equilibrio interno della temperanza. Allora, vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi. Facciamo la stessa croce. Amore. Amore, cosa accade? 9 di coppe e 6 di coppe. Qua vedo una bellissima energia di compiacimento, di una persona che conoscete bene. 6 di coppe. Può essere che una persona che sta lontana da voi, che conoscete bene, che non vedete da tempo. C'è questa energia qui. Vi vedo compiaciute, compiaciuti di questa armonia con questo 6 di coppe, con qualcuno. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo un bellissimo 6 di coppe, 8 di bastoni, 10 denari, 6 di denari. Vedo un'energia bellissima. Qua ci sono comunicazioni da parte di qualcuno che conosci. Sì. Comunicazioni per incontro, vedo un'energia che fluisce in modo bellissimo con la famiglia anche, l'energia fluisce bene anche con le persone della tua famiglia, va bene? Vediamo cos'altro, energia attuale, amore. L'imperatrice, non a caso hai come carta centrale l'imperatrice, anche prima avevamo visto nel lavoro va benissimo, vedo l'energia centrale dell'imperatrice al centro stesa che mi parla di abbondanza e prosperità tua personale, in tutti gli ambiti che tu chiedi. Quindi imperatrice, ci sei tu sul trono, ci sei tu sul piedistallo, e soprattutto a prenderti cura di ciò che tu vuoi mandare avanti nella tua vita, progetti, realizzazione personale, denaro, economia, ok? Ci sei tu in centro stessa, anche se sei uomo. Vediamo il positivo. Il Papa al positivo. Ragazze mie, qua abbiamo una persona che ha intenzione di mettere la firma. Il Papa mi parla di una persona che prende una decisione ferma nei tuoi confronti ed è molto seria. Vuole mettere la firma. Beh, se tu ti tratti così bene, è normale che l'esterno reagisce così, no? Vediamo il negativo, il blocco. 7 di coppe al blocco. Alcuni di voi possono avere delle opzioni, o ci possono essere delle opzioni. Non saper cosa scegliere, o non sai cosa scegliere tra le tue attività e questa persona, o la persona che arriva. Il 7 di coppe mi parla di un po' di confusione al blocco, però niente di grave, cioè nel senso non sono carte negative. Vediamo il passato, paggio di denari, è chiaro, sì. 5 di spade, guarda, io qua vedo darsi molto alle proprie attività, alla propria economia, al proprio lavoro, al proprio benessere personale, sì. Vedo darsi molto a questo. Per alcuni di voi avete avuto una persona che sta lontana per lavoro e questo ha creato un po' di risentimento, però vi siete messe sul trono. Vi vedo molto bene, vi vedo molto bene. Alcuni di voi avete già conosciuto una persona in concreto, cioè c'è questa concretezza nel recente passato e viene da un 5 di spade, una situazione di tesa che si è risolta o si sta risolvendo con questa ottima energia. Vediamo cosa succede nel prossimo futuro, dalla settimana dal 27 al 2 febbraio. Sì, re di coppe, uno innamorato perso qua c'è, addirittura con l'imperatore, qua si mettono firme. Re di denari, ci sono delle opzioni per alcuni di voi, e non sapete cosa scegliere. Ed entrambe queste opzioni vogliono darti qualcosa di serio.
Per alcune di voi è così. Se non è così ancora, aspettate qualche giorno, eh. Eh sì, eh sì, eh sì, perché vi siete messi al centro stesa qua. Cioè, vi siete messe voi sul piedistallo e state al centro stesa, ecco, non è che vi siete messe... Allora, io vi dico chiaramente una cosa, qua c'è una persona che vuole prendere la ferma decisione di costruire insieme a te e lo vedrai con i fatti in questa settimana. Il Re di Coppe è una persona che è stabile, matura emozionalmente, l'Imperatore mi parla di una persona, se è la stessa persona, di una persona che prende la decisione ferma di costruire con te, secondo come diceva mia nonna, i sacri crismi, cioè seriamente, veramente, cioè non gli importa niente a questa persona, vuole così. Una decisione qua anche, io ti dico anche richieste di convivenza o di matrimonio in questa settimana, vedo, tra il Papa, tutti questi re e questo imperatore. Per altri invece ci sono più opzioni, perché qua vedo re, imperatore, entrambi cioè tutte queste persone hanno la stessa intenzione, che sono persone molto mature, ok? Che viene dopo il Re di Denari? La ruota e la fortuna. Qua arriva un cambio, eh. Qua arriva un cambio, una persona che si radicalizza e molto molto seria. Mi parlano di una persona che sta molto bene anche a livello sociale o economico, eh? Sì. Che stesona? Vediamo i mini tarocchi cosa ci raccontano. Vediamo. Allora, sull'imperatrice. Qua abbiamo i segni del toro, toro, cancro, pesci, scorpione, ariete, capricorno e vergine. O sole o ascendente in questi segni. Vediamo sull'imperatrice. Energia attuale con l'imperatrice. Dieci di coppe. Qua questo vuole questa signorina insomma vuole famiglia e tutto. Io qua vi vedo, alcune di voi stanno già viaggiando bene con questa persona, proprio famiglia, condivisione, armonia, cioè qua c'è tutto. Vediamo il Papa, il positivo. Il mondo. Qua si apre una nuova fase della vita. Alcune di voi vengono sorprese da questa persona che, non lo so, chiede qualcosa di più serio, ma molto serio, 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 anche con i fatti. Verrete sorprese. Questa è una persona che stava a distanza o si apre una nuova fase della tua vita dove c'è questa voglia di impegnarsi. Vediamo il 7 di coppe al blocco. 5 di bastoni. Qua c'è qualcuno geloso, Qua secondo me tu hai opzioni. Allora può essere anche che sto leggendo un'energia a specchio, vedete come vi risuona. Qua mi dicono che ci sono al blocco delle discussioni, 5 di bastoni, tensioni, discussioni per altre opzioni o perché si è distratti da altro, discussioni perché si è distratti da altro. Ma io credo più che questa persona sia gelosa per le altre opzioni che hai, Vediamo 5 di spade, paggio di bastoni, paggio di denari, 5 di spade, paggio di denari, cavallo di bastoni, paggio di denari, il diavolo. Senti, allora ragazzi miei ragazzi, allora io vedo chiaramente che qua c'è una persona che vuole assolutamente ottenere con te un amore a lungo termine. Può essere iniziato tutto come una grande passione, c'è molta passione qua, vedo. Ma c'è un amore pure, importante. Qua anche il segno del Capricorno è forte. Vediamo un po' il Re di Coppe. 3 denari. Ragazzi, queste sono le carte del matrimonio e della convivenza. Io non so che devo dirvi altro. Questa è una persona che vuole iniziare a fare dei piani importanti con te e lo vedrai in questa settimana. Con l'imperatore, il sole, non c'è dubbio qua. Decisioni ferme sulla base di una felicità raggiunta, decisioni che porteranno molta felicità. Vediamo il Re di denari. Il giudizio. Qua si prende la decisione di mettere su concretezza o famiglia o convivenza o non lo so, cioè sono tutte carte positive.
cioè bellissime. Vediamo la ruota. E il 4 di spade, però tu ci pensi. Allora qua c'è una persona che, o comunque sia l'energia di questi re, di questo imperatore, è quello di concretizzare con te qualcosa di stabile, proprio stabile, convivenza, matrimonio, fare seriamente, va bene? E puoi essere colta o colto da questa iniziativa quasi che ti lascia senza parole, perché vieni colta all'improvviso da questa serietà, e il 4 di spade mi dice che secondo me sei tu che ci pensi su. Sei tu che ci pensi su, devi riflettere per prendere una decisione. Qua abbiamo insegna anche del leone e dell'acquario. Sono carte bomba, ragazze mie, carte bomba. Vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona. Manca solo che esce la carta vuoi sposarmi. Mo vedi che esce. Ah, vediamo, fammele battere bene bene. Cosa ti dirà questa persona? Per tutte le ragazze nuove li trovate sotto all'info box in descrizione, i miei oracoli. Cos'altro? Vediamo, cosa ti dirà. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Vuole a tutti i costi stare con te questa persona, o sì o sì. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Già te l'ho detto qua. Mettiamone un'altra. Cos'altro? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Può esserti risultato, ti può risultare questa persona molto sicura di se stessa. Però ricorda dietro l'imperatore c'è il re di coppe, una persona molto sensibile. Se ti appare molto sicura di se stessa, è una persona anche molto fragile. Cos'altro? Sono geloso di te. Che cosa ti ho detto quando sono uscite queste qua? Qua c'è gelosia. Gelosia. Quindi, che tu abbia già questa persona o che non ci sia, aspetta qualche giorno, perché te ne puoi ritrovare anche più di una qua, va bene? È una stessa proprio specifica su questo, bomba. Vediamo l'ultima carta dei Rider White. Il diavolo, questo non ti molla. Non ti molla, non ti molla, non ti molla. 4 di denari, perché sei molto preziosa o prezioso. Vedi il carro, 10 denari, vuole tutto, tutto. Dopo un'attenta, accurata riflessione qua. Vuole tutto da te questa persona. Vediamo cos'altro con gli oracoli questi. Potere superiore, pace e flessibilità. Per volere divino, per un potere superiore qua c'è una grande armonia con la pace. Flessibilità mi parla dell'esigenza di venirsi incontro, della necessità di venirsi incontro, di contorcersi purché tu dica sì. Non lo so, qua è così che lo dico. Quindi, ragazze mie, ragazzi, stesa bombona, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, studiate e praticate. Vi abbraccio profondamente e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di oracoli o anche il secondo mazzo. Vediamo questa settimana quali sono i messaggi e le energie per te. Allora, vediamo. Chiedo ai maestri di mostrarmi l'energia per te. Allora, ne mettiamo 3, 1, 2 e 3 e partiamo. Allora, no, così. Ricerca di forza ed energia positiva, coraggio, visione positiva.
è un no su qualcosa che ti stavi chiedendo, è un no per adesso, poi vediamo di che cosa stanno parlando, Triqueta celtica, qua ci sono un po' di invidie, di gelosie, solitudine, messaggio, incontro. C'è qualcosa qua in questa settimana che va estinto, un karma, un karmetto. Vediamo poi la clessidra. Allora, un karma del passato va estinto in questa settimana. Un karma del passato, qualcosa riguardante il passato. Allora. C'è una sensazione di solitudine o rispetto a una situazione che è stata no o che è no, qualcosa che è no. Una situazione che può dare solitudine o irrequietezza o che tu l'abbia già attraversata o che può accadere in questa settimana, ti fa pensare e riflettere su ciò che è accaduto. Quindi c'è una situazione che è stata negata, è un no, che ha portato solitudine o anche invidie, gelosie, qualcosa di questa natura qui, su cui andrai a riflettere in questa settimana. Meditazione, riflessione e ricerca di risposte. Allora, ti dico subito la pratica, perché? Allora, la pratica è questa. Qual è l'emozione ridondante negli ultimi giorni per te? Qual è l'emozione ridondante rispetto a quello che può accadere o può essere accaduto? Qual è l'emozione? Solitudine? Qua mi dice solitudine. Solitudine o tristezza o abbandono o impotenza o rabbia. Qual è l'emozione? Bene, l'emozione, qua dice ricerca di risposte, come si fa? Come si fa a eludere il karma di questa emozione che si ripete rendendoti vittima? Allora, l'emozione è un dio, una dea. Sono quando tu la spogli da ogni giudizio discriminante, è pura energia. La solitudine, qua mi dicono la dicitura solitudine, mettiamo che sia la solitudine, ma come qualsiasi altra emozione va trattata allo stesso modo in cui ti sto dicendo adesso. La solitudine è una dea. Devi prendere consapevolezza che c'è una dea in te. Quella dea della solitudine tu devi spogliarla dal giudizio, non è né male né bene, né giusto né sbagliato, né meglio né peggio, è energia. La dea della solitudine, ma ripeto, può essere qualsiasi altra dea, ti sta chiedendo di sentire la sua energia. E devi dire, dea della solitudine, dea, qualsiasi dio o dea sia, qualsiasi emozione sia, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Fammi vedere quello che ancora non vedo. Io ho fede in te. Fammi essere alla tua altezza. Io ho fede in te. Questo ti dà le risposte. Perché l'anima, noi stiamo trascendendo la mente razionale. Questo ti dà la libertà. Ti devi dare alle emozioni, che sono gli dei. Lottare contro le resistenze al darti. L'anima parla in poesia, non in prosa. L'anima parla in poesia. L'anima parla in emozioni, poesia è la stessa cosa. L'anima ha una struttura poetica, come diceva James Hillman, padre della psicologia archetipica. L'anima ha una struttura poetica. Affinché tu possa parlare con l'anima che crea tutti gli eventi e tutte le immagini, e quindi affinché tu possa risolverti, devi comunicare lo stesso linguaggio, cioè accogliendo l'emozione. Accogliendo l'emozione senza giudicarla. Non è né male né bene, né giusto né sbagliato, né meglio né peggio, ma è energia. La tua anima si nutre di poesia, si nutre ossia di emozioni. E l'anima, essendo un principio femminile, ctonio, sotterraneo, oscuro, oscuro non significa assenza di luce, ma significa principio femmineo, si nutre di queste emozioni. Allora, quando l'anima poi è ben nutrita, non ti ripeterà più queste emozioni qui,
ma si proietterà su altro, d'accordo? Questo è quello per te in questa settimana. Il modus operandi, vivendi, che la pratica, la ricerca di risposte ti arriverà con questa pratica. Fallo per almeno 2 minuti una volta al giorno in questa settimana, per questi 7 giorni, dal 27 al 2 febbraio. Essendo questo momento della candelora, questo passaggio, la luce che vince sulle tenebre, accogliendo l'emozione, nutrendo l'anima di questa emozione, di questa poesia, la luce risplenderà su di te. Come? Con l'energia che ti arriva accogliendo questa dea. Ok. Adesso mettiamoci i tarocchi e vediamo cosa ci raccontano in merito. Scusami. Qual è lo scenario fenomenico in questa settimana? Cioè cosa accade nella 3D? Vediamo cosa accade. Infatti qua abbiamo il 4 di spade. Qua stai meditando su una situazione, quella situazione di cui abbiamo parlato. Meditando, stai riposando prima di prendere una decisione, stai meditando su che decisione prendere, che strada prendere su qualcosa. 3 di denari. Guarda, io qua vedo che arriva qualcosa a livello lavorativo, qualcosa che mi parla di cooperazione nel lavoro. Dopo una pausa arriva, anche se non c'è lavoro o se stavi aspettando il lavoro, c'è qualcuno che ti chiama per una cooperazione, per fare qualcosa insieme. C'è qualcuno che ti chiama per fare qualcosa insieme. Se hai un'azienda tua o se stai lavorando in proprio, c'è qualcuno o una situazione che ti chiama per cooperare insieme, un accordo. Vediamo cos'altro. 8 di denari, assolutamente un accordo che va a gonfie vele nel lavoro, vedo cooperazione, vedo accordo, vedo impegno, ti vedo molto bene nel lavoro qua, mi dicono. Stavi forse decidendo se fare un accordo oppure no, o se intraprendere degli studi oppure no, fare degli studi aggiuntivi oppure no. Non lo so, però qua mi dicono che dopo a lungo meditare tu prendi la decisione di fare questo accordo e questo accordo porta impegno, impegno ben retribuito anche. Cos'altro? Ah, e c'è un 5 di coppe, quindi sulla sfera emozionale stiamo un po' giù, non sul lavoro tanto. Perché c'è un 5 di coppe che mi parla di un po' di tristezza, questa solitudine, questa tristezza di cui ti ho parlato, mi spiego? Non so se è sul piano lavorativo questa cosa, è la sfera emozionale, 6 di spade, sole, 6 di spade, mi dice che esci da una situazione di fermo nel lavoro, di una situazione di fermo a livello emozionale, esci dai pensieri ossessivi, mi dicono. Perché vedo belle carte qua per te, tranne questo 5 di coppe che mi parla di quel processo evolutivo di cui ti ho parlato. Anche tra colleghi o a livello lavorativo vedo una buona energia. Mettiamone 3 altre. Il mondo, una nuova tappa si apre per te in ambito lavorativo di cooperazione. 9 di coppe che ti porta ad essere molto contento o contento e felice del lavoro svolto. Cos'altro? Il 7 di denari, assolutamente benissimo nel lavoro. Io non so che succede con questo 5 di coppe. Forse stai pensando al passato, a un passato lavorativo.
può giungere questa solitudine, questa tristezza, però io ti vedo molto bene investire sul profilo lavorativo e trarne già dei frutti in questa settimana. Forse uno spostamento. Arrivano notizie per email o via telefono, va bene? Per un accordo. Poi ti possa dire questo senso di tristezza, però sei molto soddisfatta del lavoro svolto. Forse un po' di tristezza pensando all'attesa che ho un po' di solitudine, un po' di mancanza di qualcosa per un'attesa che devi vivere sul profilo lavorativo, non lo so. Però va tutto bene, mi dicono, su questo profilo qua lavorativo. Fammi specificare, vedi sui bastoni, nuovi inizi, nuove opportunità. Quel 5 di coppe, per favore. La luna, ci sono paure. Ho un po' di nervosismo, ho un po' di nervosismo, ho un po' di paura. Abbiamo la luna nuova in questa settimana, eh? Forse in concomitanza della luna nuova ti possa dire un po' di nervosismo che porta un po' di tristezza. Ha a che fare, ragazze e ragazzi, allora, noi facciamo tarologia evolutiva, no? Archetipica, che è il succo dei tarocchi e per quello sono stati creati. Quindi la luna ha a che fare con le emozioni. È proprio quello che ti ho detto di fare qui. Qualsiasi cosa arriva, non sprecare l'occasione. Qualsiasi emozione arriva, non sprecare l'occasione. Includila, 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 come ti ho spiegato prima, e vedrai che va tutto bene. Va bene? Ok, e adesso passiamo all'amore. Allora, tenendo fede a quello che è uscito qui, aspetta, fede a quello che è uscito qui, andiamo a vedere l'amore sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po'. Amore, seconda variante, settimana della Candelora. Paggio di denari, vedo un invito, vedo una proposta, vedo un invito a uscire in concreto. Comunicazioni concrete, vedo un invito a uscire, a vedersi, a stare insieme. Qua c'è una torre, o si è rotto qualcosa con qualcuno, c'è stato un cambio precedente, c'è stata una rottura, 9 di bastoni, la torre, il mondo. C'è stata la rottura con una situazione o un cambio emozionale dovuto a una stanchezza, delle responsabilità, magari avevo una persona che lavorava fuori o molto concentrata su di sé, o può essere se non c'era nessuno molta stanchezza dovuta alla sfera lavorativa per te. Qua c'è, vedo un invito, una proposta. Invito e proposta. Vediamo. Amore. Cosa accade in amore? Nella realtà fenomenica. Seconda variante. Amore. Sì, 5 denari, 4 di coppe. Non stiamo passando un momento felice da un punto di vista emozionale. Rifiutiamo un po' la possibilità di vedere qualcuno, di uscire. Un momento un po' di tristezza e di noia. Tristezza e noia. Un po' svogliati o svogliati. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 4 di coppe, 10 di coppe, 2 di spade, 8 di coppe. Alcuni di voi stanno vivendo un momento di noia emozionale con qualcuno. State pensando di lasciare andare una connessione, siete un po' svogliati o svogliati rispetto a qualcuno, semplicemente state con i vostri amici, la vostra famiglia, non vi va di aprirvi. Vediamo un po'. Energia attuale, amore. E infatti abbiamo preoccupazioni, 9 di spade.
C'è qualcosa che vi preoccupa, che non vi fa dormire, magari insonnia, o c'è qualcosa che vi preoccupa. Al positivo cosa abbiamo? La morte, arriva un cambio per te, queste preoccupazioni si dissolvono. Il blocco, 7 di coppe, probabilmente qua abbiamo delle persone un po' di... o abbiamo delle persone che ci chiedono di uscire, noi non vogliamo, siamo preoccupati di iniziare un cambio nuovo, di fare un cambio, abbiamo delle opzioni o della confusione su non saper cosa fare. Passato, l'imperatore e la regina di denari. È possibile, allora, ci sono due aspetti qua, che abbiamo avuto a che fare con una persona più inflessibile, più legata alle sue cose personali e quindi che aveva altri fronti aperti, e questo ci dà preoccupazione. Quindi è possibile, qua abbiamo avuto una persona che era più flessibile, più concentrata su di sé, con altri fronti aperti, possono essere sia opzioni di altre persone o altri fronti aperti in qualità di responsabilità. Siamo stati molto pazienti con questa persona, però adesso abbiamo delle preoccupazioni in merito che la situazione non cambi. C'è un cambio qua. Se non c'è nessun altro, io qua vedo che siete state molto concentrate sulle vostre responsabilità, le vostre cose, avendo, può esserci con questo fante di denari un po' di preoccupazione ad aprirsi e quindi un po' di dubbi ad aprirsi. Vediamo cosa succede in questi giorni. La luna, infatti, preoccupazione, un po' di nervosismo, un po' di ansietà, perché arriva questo cavaliere di bastoni, un cambio arriva, e il mago. Guarda, senti, io non so che cosa è successo, te l'ho detto più o meno qui. Qua c'è un cavaliere di bastoni e il mago. Qua c'è una persona che porta un cambio nella tua vita e che arriva all'improvviso con grande fuoco, grande passione, grande impeto, e il mago mi parla di una persona che ha tutti gli strumenti per manifestare qualsiasi cosa insieme a te. Non è un'energia frivola del cavaliere di bastoni, accompagnato dal mago che ha la potenzialità di manifestazione. A te ti vedo un po' nervosa o nervoso, un po' di ansietà, perché magari puoi pensare che questa persona abbia altre opzioni, o perché sei confusa o confuso. No, no. E arriva questo cambio, questa persona ti porta questo cambio. Vediamo, anche se sei un po' annoiata o annoiato, un po' che rifiuti l'opportunità che viene dopo il mago. Infatti ci pensi, tu l'ha preso. Infatti ci pensi, non è un no, ma è un forse, vediamo. Forse, sì. Qua abbiamo i segni di Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Scorpione, Cancro, Gemelli e Pesci. Ok, vediamo i miei tarocchi cosa mi raccontano. 9 di spade, energia attuale, 9 di spade. 10 di coppe. Qua c'è qualcuno preoccupato e qualcuno che vuole condividere. Energia attuale, qualcuno preoccupato e qualcuno che vuole condividere. O siamo preoccupate per quello che pensano i nostri amici o la nostra famiglia, non lo so. Vediamo la morte al positivo. 9 di denari. Guarda, arriva questa persona, arriva questo cambio, però tu non gli dai subito considerazione. Perché il 9 di denari ti vedo molto concentrata sulle tue cose o concentrato sulle tue cose. Magari questa persona vuole la condivisione, ma tu non sei pronta o pronto. Ti vedo in questa settimana più concentrato sulle tue cose, sul tuo benessere personale. Vedi, c'è il paggio di coppe, qualcuno che ti chiede, però ti vedo più sulle tue. 7 di coppe al blocco, la giustizia. È come se pensassi che questa persona magari non si comporta bene con te o non... o ci sono dei fronti aperti di natura legale con questa persona e non ti fidi tanto. Non si riesce a fare la scelta giusta inizialmente. Vediamo Regina di Denari e l'Imperatore. 8 di spade, l'Imperatore, il mondo. Possiamo avere una persona che lavora fuori o che sta fuori, o aver avuto questa persona qui e noi che abbiamo avuto magari pazienza, però ci trovavamo incapaci di agire.
Oppure, come ti ho detto, molto concentrata sulle tue responsabilità, arriva questa persona e ti trova un po' in un impasse. Vediamo la luna, che abbiamo anche la luna nuova in questa settimana. 5 di coppe, quel 5 di coppe avevo visto prima, ti ricordi? Allora, qua ci sono un po' di preoccupazioni tue riguardo perché non vuoi soffrire, non vuoi sentire le emozioni, hai un po' di difficoltà a sentire le emozioni e quindi non sai che scelta fare, se faccio la scelta giusta, non faccio la scelta giusta. Ci sono delle emozioni che questa persona ti porta a galla o il semplice fatto di andare con questa persona e uscire con questa persona ti porta a galla delle emozioni. E quindi ci può essere un po' di nervosismo per questo motivo, oppure semplicemente sentire queste emozioni nel lanciarti in qualcosa di nuovo, lanciarti, ti può procurare un po' di ansia. Vediamo questo cavaliere di bastoni. 8 di denari, probabilmente qua questa persona la conosci sul posto di lavoro, sta sul posto di lavoro e ti fa un po' di avance, 6 di denari, o sta sul posto di lavoro. Oppure arriva questa persona e tu ti dedichi di più alle tue cose e al tuo lavoro, come ti ho detto qua, o può essere ambedue. Vediamo il mago, la regina di coppe. Io vedo che però alla fine ti dà il beneficio del dubbio a questa persona, cioè nel senso questa persona arriva proprio da te, anche se sei uomo, Vedo che alla fine ti lasci fluire alle emozioni, a differenza di appena senti questa persona o la vedi, che ti vedo un po' più agitata o agitato. Alla fine ti fai fluire, Alla fine ti fai fluire alle emozioni. E vediamo questo appeso. Paggio di denari. Ci possono essere questioni riguardanti il lavoro per cui non si può dare un incontro come lo vorresti tu. Questioni riguardanti il lavoro. Oppure ti fai fluire all'emozione, ti prendi un po' di tempo e poi dici sì. Questo è il senso. Vediamo quella morte ancora positivo. 3 di spade, ecco perché, capito? Perché stai elaborando una vecchia chiusura, un vecchio dolore emozionale. Questa persona arriva singola, sola, risolta. Sì, che 9 denari al positivo. Quindi, ragazzi miei ragazzi, vedete un po' come vi risuona? Anche il segno della Vergine, cancro, pesce, scorpione. Abbiamo qui. Ok, vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Qual è l'energia che muove questa persona verso di te con questo mago? Per capire mi sono distrutto. Per capire mi sono distrutto. Vedrai che non è una persona superficiale, ma è una persona di spessore. Cos'altro? Sei bella da togliere il fiato. Sei bella o bello da togliere il fiato. Wow! Cos'altro? Voglio fare l'amore con te. Quindi la persona che insiste, vedo, alla fine ti lascia andare, Va bene? Ok. Vediamo un po' cosa mi dicono in chiusura questi altri oracoli. Benedetti, è un'unione fortunata. È un'unione fortunata, sei benedetta o benedetto, siete benedetti. Flessibilità, queste sono un po' le tue difese, no? E poi respirare, sì. Allora, questa è un'unione benedetta, siete benedetti. Flessibilità qua è un po' anche il tuo essere un po' più vai calma, no? E poi respirare è una bellissima carta, ti permette di prendere un breve respiro profondo e darti a queste emozioni. D'accordo? Ok. Ragazze mie ragazzi, studiate e praticate come sempre. Io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante o anche la terza variante. Andiamo a vedere quali sono le energie di questa settimana della Candelora. Allora, chiedo ai maestri quali sono le energie per questa settimana.
altri. Allora, mettiamone 3. 1, 2 e 3. Ok. E partiamo. Figlia. La risposta alla tua domanda coinvolge tua figlia. Alcuni di voi hanno figli. Informati e fai delle ricerche. Hai bisogno di maggiori informazioni riguardo a questa situazione? Analizzala attentamente prima di procedere. Necessario un po' di saggezza per affrontare una situazione. E poi sta avvenendo una guarigione emotiva. Quando il tuo cuore guarirà dall'antico dolore emotivo, riceverai nuove benedizioni e amore. Allora, c'è un messaggio lampante che è quello che se voi siete state o stati un po' giù negli ultimi giorni, anche a livello fisico, avviene una guarigione in questa settimana, va bene? Anche a livello proprio di salute. C'è una guarigione a livello di salute in questa settimana, perché farai anche delle scelte diverse rispetto a come portare avanti un certo tipo di convalescenza o di salute, va bene? Scelte diverse. Avrai a che fare, verrai ispirata o ispirato in questi giorni dalla saggezza della tua bambina o bambino interiore nel fare delle pratiche anche meditative o un certo tipo di alimentazione o un certo corso o un certo specialista piuttosto che un altro, insomma, arriverà una guarigione emotiva per te, una guarigione emotiva che si palesa sul piano fisico sotto forma di guarigione anche nella salute. Se hai dei figli, un figlio o una figlia, tuo figlio o tua figlia stanno avendo una guarigione sia emotiva che di salute, va bene? E ti rassicurano le carte dicendo che ci sarà un'intuizione che ti arriverà anche come supportare la guarigione emotiva e anche di salute di tua figlia o di tuo figlio, va bene? È una guarigione, qualcosa, può essere uno specialista o qualcuno a cui ti rivolgi che porta una guarigione emotiva prima di tutto e di conseguenza anche una guarigione fisica, quindi messaggio specifico per alcune di voi. Poi devi prendere delle decisioni in questa settimana. Queste decisioni devono essere prese sulla prospettiva, una prospettiva diversa. Prima di procedere devi prendere delle decisioni in questa settimana, o prenderai delle decisioni o dovrai prendere delle decisioni. Non avere fretta, ti dicono, perché le decisioni che prenderai hanno a che fare con una guarigione emotiva che sta avvenendo in questa settimana, va bene? E quindi io ti consiglio di fare le pratiche che trovi nella mia playlist meditazioni guidate. Una volta al giorno ogni pratica, fai una volta al giorno tutte le pratiche, va bene? Sono meditazioni brevissime che ti concentri su questa guarigione emotiva prima di prendere qualsiasi tipo di scelta. Ok? Ok, vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Mettiamoci queste qua. Allora, settimana della Candelora. Perché qua c'è il riaffiorare della tua bambina interiore, mi spiego, o bambino interiore. L'unica che ti può dare in questa settimana della Candelora, in questo momento in cui la luce illumina le tenebre, la risposta alle tue domande. Quindi non avere fretta, perché in questa settimana sta avvenendo il riaffiorare della bambina interiore che ti darà intuizioni e illuminazioni. Ok. Mostratemi cosa accade nella realtà fenomenica. Terza variante. Vediamo. Il sole, qua mi parla infatti di figli. Vedo notizie felici riguardanti i figli, se hai dei figli.
notizie felici, o comunque ti vedo viaggiare con l'arcano del sole in questa settimana, che è la felicità, la gioia di godere attimo per attimo, ottime amicizie, persone con cui confrontarti che hanno la luce nel cuore. Vedo una bella energia col sole, ancora. L'eremita, una bellissima energia che mi parla di grande saggezza per te in questa settimana. Hai una bellissima energia solare che illumina, è proprio la candelora, no? Illumina la luce sulle tenebre. L'eremita mi parla di una grande saggezza che avrai in questa settimana, che ci sarà in questa settimana. Ho anche una buona amica, uno buon amico che è una persona molto saggia. Sì, una persona molto saggia. Cos'altro? Due di coppe. Vedo anche qua degli accordi raggiunti. Due di coppe mi parla anche di una, in questo caso bellissima l'iconografia di questa carta, guardarsi allo specchio, cioè guardare l'altro che è uno specchio sempre, non una proiezione di te, guardare l'altro come te stesso, perché è una bellissima energia solare. E mi dicono, ti vedo anche studiare, qua anche l'iconografia della carta, studiare cosa? Studiare il tuo, le profondità di te. L'eremita è una persona di grande spessore e saggezza che guarda dentro di sé più che guardare fuori, no? E vede che il lavoro che ha fatto fino a questo momento è un grande lavoro di saggezza e di maestria. Questo ti porta a riconoscere le altre persone fuori da te come perfette proiezioni del divino. E il due di coppe qua mi parla anche di un'unione, può essere con una persona molto saggia. In questa settimana ho un accordo raggiunto con una persona molto saggia, non solo di amore il due di coppe, sono accordi, no? Sono guardare anche una cara amica, un caro amico molto saggio, o scrutare la saggezza in loro e vedere l'uno nell'altra la proiezione perfetta. Vedo gioia, gioia condivisa in questa settimana. Ok, cos'altro? E qua abbiamo Re di Coppe. Assolutamente c'è una persona qua che apre il suo cuore, qua parliamo anche d'amore, l'amore lo dobbiamo vedere dopo nell'altra stesa, però mi dicono che qua c'è una persona molto saggia, molto matura, con la quale condividerai bellissimi momenti d'amore e di condivisione in questi giorni. Sì. Segno del leone, vergine, cancro, pesci, scorpione sono forti, o sole o ascendente in questi segni. Sì, mi parla essenzialmente di gioia, di condivisione e di un rapporto a due, dove tu guardi l'altro come te stesso, va bene? Cos'altro? Tre altre per favore. Asso di bastoni, qua ci sono delle opportunità. L'asso di bastoni sono opportunità di allegria, un po' come il sole, no? Allegria, kundalini. Vedo gioia di vivere in questa settimana, ecco perché c'è una guarigione emotiva. Gioia di vivere e opportunità. Cos'altro? Sei di spade, probabilmente parliamo anche di un trasferimento, di un viaggio, di uno spostamento che farai da una parte all'altra, forse per incontrare qualcuno, qualcuno ha l'idea di venire da te. Vedo degli spostamenti soprattutto per quanto riguarda la sfera emozionale. Cos'altro? E poi qua abbiamo un cavaliere di spade, comunicazione da parte di questa persona, comunicazioni e spostamenti. È una persona che viene da te e ti parla, con la quale ti puoi confrontare. Vedo comunicazioni, spostamenti e gioia di vivere. Gioia di vivere che viene grazie a una profondità elaborata dentro di te. Qua abbiamo i segni anche dell'Acquario, Gemelli e Bilancia. Questi sono i messaggi principali in questa settimana. Vedo buona armonia, vedo anche una persona che ti dà ottimi consigli. Qua vediamo, ti vedo accanto questa persona, che può essere chiunque. Una persona che ti dà ottimi consigli e ti parla chiaro anche su alcune questioni. Parla chiaro, mi spiego? Sta avvenendo una guarigione emotiva in questa settimana. E vedo anche, rispetto alla carta informati e fai delle ricerche, qua c'è anche l'iconografia della carta dell'eremita, vedi? Che fa ricerche, si informa, studia.
Ti vedo anche qui molto saggia nel prendere delle decisioni su più ambiti, soprattutto per quanto riguarda la sfera emozionale. Sì, vedo una grande saggezza, un grande coraggio in te, una persona che si sposta verso di te. Ripeto, può essere che tu vai da una persona molto saggia, o tu prendi saggezza da questo incontro, che questo re di coppe è qui. Che energia ha questo re di coppe? Il cavallo di denari è una persona molto stabile, molto salda, probabilmente una persona che ti dà anche delle intuizioni o di cui ci si può fidare in ambito lavorativo. Sì, o una persona che dopo un po' di tempo si apre emozionalmente, vedi un po' poi durante la settimana dove ti ritrovi, ok? Queste sono le energie principali generali e adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, tenendo fede a quello che è uscito, adesso vediamo sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere amore in questa settimana della Candelora. Carta guida sull'amore, una carta guida. Maestri, mostratemi carta guida. Carta guida sull'amore questa settimana. Due di spade. Due di spade mi parla di non saper cosa pensare o che decisione prendere. È come se dovessi prendere una decisione ma non sapessi che decisione prendere. Mi parla di un po' di incertezze. Devi prendere una decisione, si deve prendere una decisione qui. Regina di coppe. Qua stai aspettando qualcuno o stai aspettando l'amore? Stai aspettando, però non ti vedi arrivare nulla, non sai che decisione prendere rispetto a qualcuno. Eccolo, il 2 di coppe, il papa, 6 di spade. Qua c'è un amore, eh? Stai aspettando questa persona. Stai aspettando questa persona. Per alcuni di voi stanno aspettando una persona, può essere a distanza, con la quale c'è un'unione forte per alcune. Alcune invece stanno aspettando l'amore, proprio quello che vi appartiene per diritto divino, e non ti vedi arrivare ancora nulla. Ok. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Cosa accade in questa settimana? Cosa accade in questa settimana, amore? Amore? 9 di denari e gli amanti. È tempo di scelta, un'altra scelta, o scelta tra due persone o scelta, arriva una scelta da fare. Molte di voi sono sole, single, arriva una scelta da fare. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo gli amanti, sì, l'appeso, regina di bastoni, 6 di denari. Mi dicono che l'amore può essere fermo per motivi di lavoro o per motivi di altre responsabilità, hai concentrato l'attenzione sulla tua quotidianità, sul tuo lavoro, se non stare bene, riprendere un po' di forza psicofisica, mi dicono. Si presenta una scelta per te. Vediamo, energia attuale, paggio di coppe, e qua ci sono corteggiamento da parte di qualcuno o messaggi d'amore. Paggio di coppe l'abbiamo già al centro. Se non è arrivata ancora, arriva perché è l'energia attuale, e quindi ti trovi a dover fare una scelta. Abbiamo questo paggio di coppe, questo corteggiamento, questa persona amorevole. Ok, è il positivo. Il 6 di bastoni è positivo, mi parla di un possibile successo in questa situazione. Il blocco qual è? 5 di coppe.
Sai qual è il senso? Sai perché stai così indecisa, indeciso? Perché non vuoi soffrire. E quindi non sai se darti a questa persona, non saprai se darti oppure no. Mm. Certo è che con il 6 di bastoni, che il 6 di bastoni è riprendere sotto controllo la propria vita e andare avanti, no? Ecco, se avevi dei dubbi, tu durante questa settimana riprenderai il controllo della situazione della vita e ti sentirai forte, questo è il senso. Vediamo il passato, 8 di spade e il mondo. Qua vedo che c'è una chiusura di tappa. Nuovo inizio, 8 di spade, incapacità a muoversi, ad agire, come se non fossi stata nel passato vedo la chiusura di una situazione, l'inizio di una nuova tappa della tua vita e poi un blocco mentale, perché le spade sono blocchi mentali, un'incapacità a muoversi, non potersi muovere, per paura di soffrire probabilmente, non lo so. Vediamo un po' cosa succede nei prossimi giorni. Amore. E infatti abbiamo la luna. La luna è uscita a tutte e tre le varianti perché abbiamo la luna nuova. Abbiamo la luna nuova che può generare un po' di nervosismo o insicurezza. L'imperatore, decisioni ferme, 2 di spade, 2 di spade. Allora ti vedo in dubbio su una decisione che devi prendere rispetto a questa persona che ti corteggia, il paggio di coppe. E vedo la necessità di prendere delle decisioni ferme ma non sapere ancora che decisioni prendere rispetto a questa persona. Che viene dopo il 2 di spade? Il 9 di spade, vedi? Perché tutte queste preoccupazioni? Però poi qua c'è il 3 di coppe. Allora, ricapitolando, qua io vedo una persona che ti corteggia nell'energia attuale, alcuni di voi ce l'hanno già, altri aspettate qualche giorno perché vedo che c'è questi messaggi d'amore, di corteggiamento. Vedo che stai un po' sulla difensiva perché hai paura di soffrire di nuovo. O hai paura di darti, insomma. Quindi devi prendere una decisione e questa decisione può causare delle preoccupazioni, un po' di ansie. Che faccio? Magari mi scrive di notte, che faccio? Vedo che vuoi prendere delle decisioni ferme in questa cosa e alla fine vedo col 3 di coppe, vedo che insieme al 6 di bastoni un riappropriarsi della situazione, prendi la situazione sotto controllo, cioè le paure vengono meno e vedo celebrazione, vedo incontro, vedo festeggiamento, vedo uscita insieme. Mi spiego? O questa persona un po' più piccola, un po' più giovane di te, hai preoccupazioni, che magari non sia una persona seria, insomma. Però qua alla fine lo vedo, magari non in questa settimana, questa celebrazione, ma la vedo alla fine della settimana o settimana prossima, perché stai elaborando un po' delle emozioni. Ricordati che abbiamo la guarigione emotiva qua, in questa settimana. Informati e fai delle ricerche rispetto a cosa? Rispetto alle tue emozioni e quello che ti rimanda l'altra persona, no? Come accogliere le emozioni. E vediamo un po' cosa mi raccontano gli altri tarocchi. Qua abbiamo i segni del cancro e dell'ariete. Cancro e ariete, che può essere segno zodiacale o ascendente, o tuo o di questa persona, e anche comunque altri segni d'acqua, pesci, scorpione pure, e anche gemelli, e pesci abbiamo qua di nuovo, anche bilancia, ariete, leone e sagittario. Ok, vediamo energia attuale con il paggio di coppe. Paggio di bastoni. E infatti qua c'è una persona interessata a te, interessata, c'è interesse, c'è giocosità, c'è interesse. Vediamo il 6 di bastoni al positivo. E il giudizio. C'è proprio una chiamata da parte di questa persona e c'è anche una ripresa tua da un punto di vista di affrontare queste situazioni delle paure e riprenderti in mano la tua vita. Mi spiego? C'è proprio la risurrezione dell'amore. Vediamo il 5 di coppe al blocco. 9 di coppe, hai paura di soffrire, di lasciare una zona comfort che hai conquistato duramente. C'è un po' di paura a soffrire
e lasciare una zona comfort, 9 di coppe, oppure hai paura che questa persona sia un po' egoista o c'è un po' e ti faccia soffrire, cioè queste paure, però le elabori con la luna e il 6 di bastoni, l'universo, il mondo e l'8 di spade, il mondo e il diavolo. Hai chiuso una situazione tossica, con energie tossiche, ecco perché hai paura a soffrire. Vediamo l'8 di spade, 4 di denari, e ti sei chiusa in te stessa per elaborare delle situazioni. Comunque sia, hai avuto a che fare qua nel recente passato, che possono essere anche giorni precedenti o settimane, con un'energia che stavi elaborando. Questa energia che stavi elaborando, ecco perché guarigione emotiva, era di una persona un po' che agiva per capriccio, insomma. Il diavolo col 4 di denari, un po' egoista, capito? Questo è il senso. Oppure hai chiuso un karma importante, hai elaborato dentro di te questo e quindi si apre questo nuovo cammino. Vediamo la luna. L'appeso, infatti qua c'è la necessità di fermarsi prima di accondiscendere, no? E situazioni, un po' di nervosismo che blocca, un po' prima di prendere una decisione, un po' di ansietà che blocca prima di prendere una decisione. L'appeso mi parla anche di circostanze esterne che possono bloccare, quindi questo può dare un po' di ansia, un po' di nervosismo. Vediamo l'imperatore. Cavallo di spade. Mi parla di comunicazioni che arrivano all'improvviso, una persona che passa all'attacco, magari una persona che col suo carattere non te la fa facile e quindi tu ti ricordi situazioni vecchie. Vediamo questo 2 di spade. 4 di coppe. Per alcuni di voi rifiutate questa proposta inizialmente. Rifiutate questa proposta inizialmente. Forse perché qua c'è il sole. Forse per dei figli. All'inizio non sapete che scelta fare, rifiutate l'opzione. 9 di spade, il carro, non sapete se prendere questa decisione di farvi avanti, di darvi oppure no. Preoccupazioni, o le preoccupazioni possono essere dovute anche alla distanza. Un po' di preoccupazioni che vi fanno salire un po' l'idea della malinconia, dell'abbandono, della paura. Fate le pratiche, ragazze mie, sfruttate l'occasione, mi spiego? Vediamo il 3 di coppe. E poi l'asso di denari, assolutamente sì. Poi vedo che c'è una celebrazione, un incontro degno di nota. L'asso di denari è l'asso di tutti gli assi, no? C'è un'opportunità qui, vedo che la cogli. Dopo tutte queste arzigogolazioni mentali, vedo che c'è l'opportunità e la cogli. Ok? Magari magari dopo la luna nuova sarà questa cosa, ok? Qua abbiamo il segno anche del pesce, l'ho già detto, Cancro, Capricorno. Sì. Ok, vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona, anche Acquario. Cosa ti dirà questa persona? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Sono pazzo di te. C'è una persona che questa persona è pazza di te. E tu lo sai, Tu lo sai. Cos'altro? Lotterò per te, quindi anche molto insistente, te lo dico. Lotterò per te, cos'altro? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Ecco perché vedevo questo paggio qui. È nato tutto come un gioco, il corteggiamento, l'interesse nei tuoi confronti, poi mi sono innamorato. Infatti qua c'è il cogliere un'opportunità d'oro, l'asso di denari, ok? Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta dei Rider White. E gli amanti di nuovo, guarda, l'avevamo anche in fondo mazzo, una scelta da fare e alla fine tu la fai, Qua c'è il 3 di coppe e l'asso di denari, va bene? Sì. L'asso di bastoni perché si propone questa opportunità, assolutamente sì. Vediamo, per concludere, gli oracoli cosa ti dicono.
la storia infinita, serendipità e spingersi al limite. C'è l'opportunità di chiudere una storia che è infinita, cioè di trovare un punto di darsi al nuovo. Le serendipità sono le occasioni da prendere al volo e spingersi al limite è il salto di fede. Va bene? Questo salto di fede che poi fai, vedo col 3 di coppe e l'asso di denari. Va bene? Quindi, ragazze mie ragazzi, studiate e praticate sempre affinché l'energia dei tarocchi possa lavorare in voi e farvi andare incontro al sciogliere le vostre paure, i vostri attaccamenti e tutto ciò che vi separa dalla vera natura che incarnate. Va bene? Detto questo, io ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!